Ti è mai capitato di trovarti in un momento della vita in cui ti senti come se fossi disperso in un labirinto, senza comprendere perché determinati eventi continuano a ripetersi nella tua esistenza? Forse è l'incessante ricerca di qualcosa che sembra costantemente fuori portata, o quel senso di mancanza, come se ci fosse un tassello mancante nel puzzle della tua vita, un elemento che, una volta individuato, potrebbe ristabilire l'ordine nelle cose. Ciò che stai per ascoltare potrebbe rappresentare proprio quel tassello mancante. Carl Jung sosteneva che nulla nella vita accade per puro caso. Accogliendo questa visione, potrai finalmente scovare le risposte a quelle domande che ti assillano da tempo. Nel momento del tuo primo respiro, stava accadendo qualcosa di molto più significativo di quanto potessi immaginare. Non era solo il tuo inizio nella vita, ma segnava anche l'avvio di un legame cosmico tra te e l'intero universo. La tua nascita non è stata un evento casuale. L'esatto istante in cui sei venuto al mondo nasconde informazioni preziose su chi sei, cosa ti motiva e quali sfide dovrai superare nel tuo percorso. Molti potrebbero scartare quest'idea come mera superstizione, ma Carl Jung, uno dei più influenti esploratori della mente umana, ha dimostrato che il significato dietro a questa connessione è molto più profondo di quanto possiamo percepire con i nostri occhi. Egli credeva che ogni persona fosse collegata a un cosiddetto inconscio collettivo, una rete invisibile di simboli e significati che si estende attraverso il tempo, collegando la nostra esistenza personale a qualcosa di infinitamente più ampio. Ora, prenditi un attimo per riflettere. Quante volte hai disatteso i segnali intorno a te? Quante volte ti sei sentito alienato, senza riconoscere l'origine di quel vuoto interiore? Magari hai tentato di colmare quel vuoto con successi, relazioni o distrazioni effimere, ma niente sembrava avere effetto. Questo senso di disconnessione può derivare da un motivo semplice ma profondo. Non stai vivendo in armonia con la tua vera essenza. Il segreto per riallinearvi risiede nel momento del tuo arrivo in questo mondo. Diverse culture, da quella babilonese a quella egizia, hanno sempre ritenuto che il momento della nostra nascita definisca elementi cruciali del nostro percorso di vita. Non per destino o fortuna, ma perché tutto intorno a noi è intrinsecamente interconnesso. Come le stagioni svolgono ruoli specifici nella natura, così l'istante della tua nascita porta con sé un'energia unica che influenza le tue scelte, le tue passioni e persino le tue paure. Il dilemma è che, ignorando questa influenza, potresti trovarti a combatterla piuttosto che utilizzarla a tuo favore. Carl Jung, nell'analizzare la psiche umana, capì che molti dei nostri conflitti interni provengono da questa mancanza di connessione con gli archetipi universali. Questi archetipi sono forze archetipiche, modelli esistenziali che plasmano la nostra percezione del mondo. Secondo Jung, il mese di nascita di un individuo può indicare quali archetipi prevalgano nella sua vita, rivelando al contempo talenti celati e sfide che tendono a ripetersi. Consideralo una sorta di bussola. Se non la sai interpretare, puoi finire per girare in cerchio, ritrovandoti sempre nello stesso punto. Ma una volta che impari a leggerne i segnali, scoprirai la strada che ti è stata tracciata fin dall'inizio. Hai mai riflettuto sul motivo per cui alcune persone eccellono nella leadership, mentre altre spiccano per empatia o creatività? Questo non è un caso. È il risultato delle specifiche energie che ciascuno porta con sé dalla nascita. Alcuni nascono con un irresistibile bisogno di sfidare il nuovo, di aprire sentieri. Questi individui sono le anime pioniere, come le descriveva Jung.
Altri possiedono una sensibilità così acuta da percepire le emozioni altrui come proprie, fungendo da veri e propri guaritori naturali, portatori di conforto e comprensione. Vi sono persone che passano la vita alla ricerca di risposte profonde, interrogandosi sul vero significato dell'esistenza e esplorando il proprio lato spirituale. Ma che succede quando si ignora questo aspetto essenziale? Quando si tenta di assumere un'identità che non ci appartiene? La vita si trasforma in una battaglia incessante. Si avverte come se si stesse nuotando contro la corrente, come se tutto fosse in una costante opposizione. È simile al tentativo di far crescere un seme di girasole in terra non adatta. Non importa quanta energia si impieghi, semplicemente non germoglierà. Forse è proprio questa la situazione in cui ti trovi, cercando di adattarti a modelli predefiniti dalla società, mentre il tuo vero potenziale giace inattivo, aspettando solo di essere destato. Carl Jung sosteneva che una vera trasformazione inizia quando rivolgiamo lo sguardo interiore per affrontare ciò che per tanto tempo abbiamo evitato. Per lui, il conoscere se stessi era paragonabile all'illuminare un ambiente buio. D'improvviso, tutto ciò che era celato diventa visibile e ciò che prima incuteva timore diventa comprensibile. Ora è tempo di esaminarti sinceramente e di interrogarti su cosa potrebbe rivelarti il tuo mese di nascita. Immagina che la tua venuta al mondo non sia stata un caso, ma parte di un disegno più grande, che ogni sfida che incontri abbia uno scopo ben delineato e che le tue qualità più distintive non siano sorte per caso. Il segreto sta nell'apprendere come decifrare questi segni e utilizzarli per costruire la vita che aneli. In realtà, possiedi già tutto il necessario, ma non hai ancora scoperto come utilizzare questi strumenti. Nel corso dei secoli, menti illustri come quella di Jung ci hanno mostrato che l'universo ci parla attraverso simboli e modelli. Gli antichi scrutavano il cielo in cerca di risposte, ma oggi possiamo trovare queste risposte dentro di noi. Hai mai notato come taluni periodi dell'anno ti influenzano più di altri? Come se alcune fasi portassero con sé energia positiva, mentre altre fossero segnate da sfide più ardue. Questo non è un caso. È l'energia del momento della tua nascita a plasmare silenziosamente il tuo percorso. Tuttavia, ciò non significa che tu sia vincolato a un destino immutabile. Al contrario, comprendendo queste influenze, possiamo liberarci da cicli ripetitivi e prendere in mano le redini della nostra esistenza. Non si tratta di predire il futuro, bensì di capire la nostra vera essenza e di usare questa conoscenza per fare scelte più ponderate. Quindi, prima di proseguire, lasciami porre una domanda fondamentale: cosa stai cercando? La risposta potrebbe non essere immediata, ma ti assicuro che al termine di questo cammino avrai una nuova prospettiva su te stesso e sulla via che stai percorrendo. Scoprirai che ogni esperienza vissuta, i dolori, le gioie, gli insuccessi e i trionfi, fa parte di un disegno più ampio e che, comprendendolo, potrai trasformare anche gli ostacoli più ardui in lezioni di grande valore. Quindi, se senti che c'è qualcosa in te che non è ancora stato completamente compreso, rimani in ascolto, perché ciò che stai per scoprire potrebbe essere la chiave per liberare il tuo potenziale nascosto. Come disse Carl Jung, finché non renderai conscio l'inconscio, questo dirigerà la tua vita e tu lo chiamerai destino. È tempo di smetterla di lasciare che il destino decida per te. È tempo di prendere il controllo. Ora che hai iniziato a percepire questa connessione, preparati. Nella prossima sezione andremo ancora più a fondo, esplorando come le energie specifiche legate al tuo mese di nascita
influenzino direttamente le tue emozioni, le decisioni e persino le opportunità che emergono nella tua vita. Il percorso che abbiamo appena intrapreso è lungo e intrigante. Ti sei mai sentito come se fossi bloccato in un loop invisibile, in cui gli stessi scenari della tua esistenza sembrano ripetersi incessantemente, nonostante i tuoi tentativi di cambiare rotta? Potresti percepire una forza maggiore, al di là del tuo controllo, che ti spinge continuamente verso lo stesso destino. Forse in un rapporto sentimentale fallimentare o in quel lavoro che sembrava la risposta definitiva ai tuoi problemi, ma che si è rivelato una nuova fonte di frustrazione. Oppure potresti sentirti costantemente fuori luogo, come se il mondo girasse in una direzione, mentre tu procedi, silenzioso, in quella opposta. Se ti riconosci in queste parole, non sei solo. Milioni di persone si trovano nella stessa situazione senza capire il perché. Carl Jung ci ha fatto dono di una preziosa intuizione. Ciò che denominiamo destino potrebbe in realtà essere un intricato ballo cosmico in cui noi stessi siamo sia danzatori che coreografi. Jung sosteneva che i modelli che governano le nostre vite non siano semplici coincidenze senza significato, ma facciano parte di un profondo legame tra l'individuo e l'universo. Egli ha descritto la vita umana come un fiume che scorre incontrando rocce, curve e ostacoli, ma che in qualche modo trova sempre la strada per fluire avanti. Tuttavia, il percorso di questo fiume non è frutto del caso. È modellato da forze sia interne che esterne, spesso invisibili, che tuttavia imprimono segni lungo il cammino. Prendiamo ad esempio Anna, 48 anni, insegnante di letteratura, la cui esistenza appare tranquilla, un lavoro sicuro, una casa modesta, 2 figli adulti e un marito attento. Eppure, Anna è gravata da un fardello invisibile agli altri. Da quando aveva 20 anni si è sempre sentita in una corsa contro il tempo, alla ricerca di un ideale che sembra irraggiungibile. Appena le cose sembrano migliorare, qualcosa interviene a bloccare il suo progresso. Un capo esigente, un problema finanziario inatteso o, ancora peggio, quel persistente senso di inadeguatezza che la spinge a mettere in dubbio i propri successi. Anna si chiede spesso: perché deve essere tutto così complicato per me? È questo il mio destino? Quello che Anna ignora è che questa continua lotta è profondamente connessa all'energia del mese in cui è nata, aprile, un periodo dominato dall'elemento fuoco. Porta dentro di sé l'energia archetipica dei pionieri e dei conquistatori, guidati dall'azione e dal desiderio di costruire e dominare. Ma, come evidenziato da Carl Jung, ogni energia ha il suo lato oscuro. Per Anna, questa ombra si manifesta in una impazienza e una severa autocritica. Si sente costretta a muoversi incessantemente e a fare sempre più, ma quel più non è mai sufficiente. La chiave, però, sta nel rendersi conto che Anna non è destinata a perpetuare questo ciclo. Come Jung ci ha insegnato, prendendo coscienza di questi modelli, possiamo trasformarli. Anna potrebbe imparare a equilibrare il suo bisogno di azione con momenti di pausa e riflessione, capendo che non è necessario portare il peso del mondo sulle spalle e che, a volte, la vera forza risiede nella capacità di fermarsi. In questo sta la danza cosmica di cui parlava Jung, una danza di equilibrio tra le energie opposte che coesistono dentro di noi. Immaginiamo la storia di Roberto, un uomo di 57 anni che ha trascorso la sua vita lavorando in una ditta di ingegneria. Ha sempre vissuto come il classico sostegno per la sua famiglia, mettendo sempre le esigenze altrui prima delle sue. Da giovane era convinto che il successo fosse strettamente legato alla stabilità economica
e al riconoscimento nel suo campo lavorativo. Per anni questa convinzione ha retto il peso delle sue aspettative. Roberto ha costruito una carriera solida, ha visto crescere i suoi figli, assicurando un futuro economicamente sicuro per loro. Ma ora, con la pensione all'orizzonte, si ritrova a sentirsi vuoto. Quelli che un tempo erano risultati gratificanti, ora gli sembrano privi di significato e si chiede se tutto ciò che ha fatto abbia realmente avuto un senso. Roberto è nato a maggio, un mese che simboleggia la ricerca di sicurezza, la stabilità e un ponte tra il materiale e lo spirituale. Per la maggior parte della sua vita ha navigato sull'onda positiva di queste energie, consolidando solidi fondamenti sia per sé che per la sua famiglia. Tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio. Per Roberto, questo si manifesta in un attaccamento eccessivo al controllo e una paura profonda dell'incertezza. Confrontandosi con un vuoto esistenziale scaturito dall'approccio alla pensione, si rende conto di avere dedicato troppo tempo a costruire una vita stabile, trascurando di interrogarsi su cosa lo rendesse veramente felice. Jung sosteneva che l'inconscio troverebbe sempre il modo di emergere, che sia attraverso sogni, emozioni o circostanze esterne apparentemente fuori dal nostro controllo. Nel caso di Roberto, il vuoto che sperimenta non è una prova di fallimento, ma piuttosto un invito a esplorare aspetti di sé a lungo ignorati. Ha la necessità di imparare a rilassarsi, a lasciare andare il bisogno di controllo, ad accettare di non poter programmare ogni dettaglio e soprattutto a fidarsi della bellezza insita nei cambiamenti inaspettati. Ti ritrovi a riflettere su come questa storia possa rispecchiare anche aspetti della tua vita. Forse anche tu hai trascorso anni cercando di seguire una strada che ritenevi giusta, che poi non si è rivelata conforme alla tua vera essenza. Forse hai ignorato i segnali inviati dal tuo corpo, dalla tua mente e dal tuo cuore, fino a quando non sono diventati troppo evidenti per essere ignorati. Ma arriva la buona notizia. Non è mai troppo tardi per riscrivere la propria storia. La danza cosmica, menzionata da Carl Jung, non è una prigione, ma una possibilità di scoperta personale. Capire quali energie influenzano la tua vita ti permette di utilizzarle a tuo favore. Nato a gennaio, potresti scoprire che il tuo istinto di leadership non implica dover gestire tutto da solo. Se il tuo compleanno cade a luglio, potresti capire che la tua empatia non deve necessariamente portare a un esaurimento emotivo, ma può essere un potenziale da canalizzare in modo consapevole. Jung diceva che conoscere se stessi non ci libera dalle sfide, ma ci equipaggia per affrontarle con saggezza. Quando riconosci i modelli della tua vita, inizia a verificarsi qualcosa di magico. Smetti di vederti come vittima delle circostanze e inizi a considerarti l'autore della tua storia. Ciò che un tempo sembrava immutabile, improvvisamente assume un nuovo significato e ti rendi conto di avere il potere di fare scelte diverse. Pensa a quei momenti della tua vita in cui tutto sembrava sfaldarsi. Che si tratti di un divorzio, di un licenziamento o di una crisi personale, ti sei mai chiesto: perché mi sta succedendo questo? Voglio invitarti a considerare questi episodi da una prospettiva diversa. E se non fossero punizioni, ma opportunità per esplorare parti di te trascurate, per crescere in modi che non avresti mai immaginato possibile? La danza dell'universo non si tratta di schivare le difficoltà, ma di raggiungere un punto di equilibrio tra affrontarle e apprendere da esse. Questo equilibrio prende avvio quando inizi a comprendere l'energia che ti è stata compagnia fin dal tuo primo respiro. Non fa differenza se hai 30, 50 o 65 anni.
L'introspezione non conosce limiti di tempo. Quanto più esplori gli abissi del tuo inconscio, tanto più ti avvicini a una vita genuina che rispecchia il tuo vero scopo. Sei pronto a guardare dentro di te e riconoscere le forze che guidano il tuo cammino. Da quel momento, la danza cosmica cessa di essere un enigma e si trasforma nel tuo più fidato alleato. Prossimamente ci addentreremo nel modo in cui queste energie possono essere individuate e sfruttate per cambiare la tua realtà. Carl Jung sosteneva che l'inconscio si rivela sempre a chi è disposto ad ascoltarlo. Ti sei mai chiesto come l'ambiente in cui sei nato abbia plasmato la persona che sei oggi? Non solo il luogo geografico, ma anche la stagione, il clima, il silenzio o il frastuono di quel momento specifico. Ognuno di questi aspetti è diventato parte del tuo racconto invisibile, dal momento della tua venuta al mondo. Il mondo che ti circondava era in movimento e ogni particolare, dalla luce del sole al suono del vento o della pioggia sul vetro, ha contribuito a forgiare la tua prima impressione dell'universo nel tuo inconscio. Questo istante non è stato solo un evento biologico, ma un invito muto a un percorso unico e simbolico. Jung riteneva che l'inconscio collettivo non fosse qualcosa di misterioso, ma una realtà psichica che ci lega a tutti gli esseri umani attraverso simboli comuni, noti come archetipi. La tua nascita ha segnato l'inizio di questo affascinante legame. Con il tuo primo respiro si è tracciata una linea invisibile tra te e l'universo, collegando l'esterno con il tuo mondo emotivo interno. Pochi sono quelli che comprendono questa connessione e, ignorandola, rischiamo di vivere all'ombra di segnali che ci potrebbero guidare verso una vita più soddisfacente. Fermati un momento a riflettere. Vivi davvero la vita che desideri o ti ritrovi intrappolato in aspettative estranee a te stesso? Questa disconnessione potrebbe essere il risultato del non riconoscere i modelli sottili che orientano la tua esistenza. Jung affermava che, ignorando i messaggi dell'inconscio, esso trova altri modi per manifestarsi, sia attraverso i sogni, le malattie o situazioni cicliche. Se ti ritrovi a fronteggiare sempre le stesse sfide o senti di combattere contro qualcosa di invisibile, forse è arrivato il momento di ascoltare i messaggi nascosti che porti dalla nascita. Consideriamo il caso di Pedro, un 42enne, che credeva di essere sulla strada giusta. Lavorava come dirigente in una grande azienda, guadagnava bene e godeva di grande stima tra i colleghi. Tuttavia, proprio quando stava per ricevere una promozione a direttore, fu colpito da un attacco di panico. Quel mondo che credeva di padroneggiare si sgretolò in pochi giorni. Il lavoro che tanto amava divenne improvvisamente un fardello insostenibile. Senza comprendere il perché, si trovò sull'orlo di lasciare tutto. Ma qual era la causa di questo crollo? Pedro nacque in settembre, un mese dominato dall'archetipo del perfezionismo e della ricerca dell'ordine. Fin da piccolo fu educato ad assumersi responsabilità, a onorare i suoi impegni e a mirare all'eccellenza in ogni cosa. Questo approccio lo aveva sempre favorito, ma il lato oscuro di questo archetipo, che aveva trascurato per tutta la vita, iniziò a manifestarsi. Pedro era estremamente severo con se stesso. Nonostante i numerosi successi, non si concedeva mai un momento di soddisfazione. Trovava sempre qualcosa da migliorare, un piccolo difetto che non andava. Questa pressione incessante finì per accumulare un livello di stress che, inevitabilmente, doveva trovare una via di uscita. Pensiamo a quante volte abbiamo represso le nostre emozioni perché non ci sembrava il momento adeguato per esprimerle, o quante volte abbiamo continuato a spingere avanti nonostante avvertissimo che qualcosa non quadrava,
soltanto perché ci si aspettava di restare forti. Può sembrare una strategia necessaria, ma come ci ha avvertito Carl Jung, ciò che reprimiamo non scompare, semplicemente si nasconde, attendendo l'occasione propizia per venire a galla. Quando questo accade è spesso nei momenti di crisi. Tuttavia, la conoscenza di sé può trasformare questi momenti in opportunità di crescita. Prendiamo l'esempio di Pedro. Cercando aiuto, ha scoperto che non doveva rinunciare alla sua carriera, ma piuttosto cambiare il modo in cui gestiva le sue responsabilità. Imparando a essere più indulgente con se stesso e a valorizzare i propri successi senza aspirare alla perfezione totale, ha capito che poteva equilibrare l'archetipo della ricerca dell'eccellenza con quello dell'autocritica paralizzante. E il risultato? Pedro non solo si è ripreso, ma è anche diventato un leader più empatico ed efficace, capace di riconoscere i limiti propri e degli altri. Queste considerazioni ci portano a una domanda cruciale. Quale archetipo guida silenziosamente la tua esistenza? Non sottovalutare il potere di identificarlo. Alcuni sono dotati di un'energia innata per guidare e innovare, come coloro che sono nati nei mesi di gennaio e aprile. Altri, nati a luglio, possiedono una sensibilità che li connette profondamente alle emozioni altrui, una caratteristica che, se non gestita, può condurre all'esaurimento emotivo. Quelli nati a dicembre, invece, radiosi di un'energia espansiva e ottimistica, sono spesso fonte di ispirazione, ma rischiano di smarrirsi se dipendono eccessivamente dalle conferme esterne. Ora, rifletti sul tuo mese di nascita. In che modo ha influenzato le scelte che hai fatto finora? Stai vivendo il lato luminoso o quello oscuro del tuo archetipo? Condividi nei commenti la tua riflessione. Forse, così come Pedro, scoprirai che esistono schemi nella tua vita che necessitano di essere esaminati. Non temere. Riconoscere questi modelli è il primo passo per trasformarli. Jung credeva che conoscere se stessi fosse come esplorare una casa buia con una torcia. Bisogna essere pronti a illuminare gli angoli che normalmente eviteremmo. Uno di questi angoli potrebbe riguardare il modo in cui l'ambiente in cui sei cresciuto ha influenzato le tue convinzioni. Se, ad esempio, hai sempre sentito che il successo si misura solo attraverso sacrificio e impegno, è probabile che tu abbia fatto propria questa visione come se fosse un assoluto. Ma è davvero questo che desideri per la tua vita? È fondamentale fermarsi un istante e riflettere su quali credenze abbiamo accettato senza mai metterle in discussione. Forse credi che devi sempre mostrarti forte o che non meriti riposo fino a quando non hai raggiunto tutti i tuoi obiettivi. Queste convinzioni spesso risiedono nell'archetipo legato al mese di nascita. Tuttavia, questo non significa che sei destinato a seguirle per sempre. Il vero potere della conoscenza di sé sta nell'identificarle e decidere consapevolmente come agire. Immagina, ad esempio, una donna di 52 anni di nome Marta, che ha vissuto nella convinzione che il vero amore richieda sacrificio. In ogni relazione ha sempre posto i bisogni del partner prima dei suoi. Questo modello di relazioni disarmoniche ha portato Marta in un circolo vizioso, dove ripetutamente si è trovata intrappolata in legami in cui si è sentita svuotata e non apprezzata a dovere. Nata nel mese di febbraio, associato a empatia e guarigione emotiva, Marta possiede un talento naturale per ascoltare e supportare gli altri. Questa qualità, pur essendo preziosa, ha un rovescio della medaglia. A volte ha trascurato i propri bisogni, erodendo la sua autostima. Solo quando ha identificato questo andamento ha potuto iniziare a trasformarlo. Essere empatici, ha scoperto, deve partire da se stessi.
Stabilire limiti non è egoismo, ma un gesto di amore proprio. Così facendo, Marta non solo ha migliorato la propria vita, ma è diventata ancora più capace di aiutare gli altri in maniera più equilibrata. La sua storia è una testimonianza potente. Gli archetipi che incarniamo non ci limitano, bensì ci offrono opportunità. Se ti trovi bloccato in un ciclo ripetitivo, chiediti: cosa può insegnarmi questa esperienza? Carl Jung sosteneva che la guarigione inizia quando vediamo le sfide come maestri, non come avversari. Prima di procedere con il video, rifletti e condividi nei commenti un'esperienza personale. Hai individuato un modello nella tua vita che potrebbe essere influenzato dal mese in cui sei nato? Questa riflessione non è da sottovalutare. Potresti scoprire che ci sono altri che stanno attraversando lo stesso cammino e, insieme, potreste apprendere nuovi modi per evolvervi. Ricorda, ogni archetipo ha una ragione d'essere. Quando impari a integrarli con consapevolezza, diventano alleati, non catene. Nella prossima sezione esploreremo come sfruttare questi archetipi per creare un cambiamento autentico nella tua vita, trasformando le tue ombre in fonti di forza. Jung affermava: là dove c'è paura, lì si trova anche il tuo più grande potere. Immagina di viaggiare su un treno lungo un percorso che sembra rettilineo, senza accorgerti delle deviazioni nascoste lungo il tragitto. Pensi di avere il controllo, ma ad ogni cambio di stagione ti rendi conto che la tua destinazione è diversa da quella pianificata. Ti suona familiare questa sensazione di vivere in una routine dove, nonostante tutti i tuoi sforzi, senti che qualcosa di più grande ti sta guidando verso un percorso non scelto consapevolmente? Se ti sei mai interrogato sul perché certi schemi si ripetono nella tua vita, che si tratti di relazioni, lavoro o emozioni, stai per comprendere qualcosa di cruciale. Nulla è casuale. Carl Jung sosteneva che il nostro inconscio non solo influisce sulle nostre scelte, ma crea anche schemi ricorrenti. Ignorarli ci fa ritornare al punto di partenza. Ma cosa significa davvero riconoscere e interrompere un modello? Lasciami raccontarti di Mariana, una donna di 38 anni, con una carriera brillante nel marketing. Esternamente, la sua vita sembrava perfetta. Uno stipendio soddisfacente, viaggi frequenti e un circolo sociale invidiabile. Tuttavia, un settore della sua vita sembrava sempre in crisi: le relazioni amorose. Negli anni, Mariana ha avuto diverse relazioni, iniziate con entusiasmo e promesse di felicità, ma che si sono concluse in dolore e delusione. Le stesse parole venivano ripetute dai suoi ex-partner: sei straordinaria, ma qualcosa non va. Con il tempo, Mariana iniziò a pensare che il problema fosse lei. Durante una seduta di terapia basata sulla psicologia di Jung, fece una scoperta illuminante. Il suo terapeuta le chiese: cosa pensi che queste relazioni abbiano in comune? Inizialmente, Mariana pensò ai comportamenti dei suoi partner: mancanza di impegno, infedeltà, distacco emotivo. Esaminando più a fondo, scoprì un aspetto sconcertante: la paura inconscia del rifiuto. Fin dalla tenera età, Mariana credeva fermamente di dover raggiungere la perfezione per essere amata. Questo concetto era così profondamente radicato che inconsciamente si trovava a scegliere partner che rafforzavano tale credenza, perpetuando un ciclo di dolore. Fu un momento di illuminazione significativo. Secondo Carl Jung, quando riusciamo a svelare ciò che giace nascosto nel nostro inconscio, abbiamo la possibilità di trasformarlo. Per Mariana, questa fu un'opportunità per riscrivere la sua storia personale. Imparò a identificare i momenti in cui cercava di conformarsi per ottenere accettazione e, in un cambiamento mai provato prima,
iniziò a stabilire dei limiti chiari. Rinunciò alla ricerca dell'approvazione altrui e iniziò a interrogarsi su ciò che desiderava veramente da una relazione. Nel giro di pochi mesi, tutta la dinamica delle sue interazioni cambiò. Trovò un partner che la apprezzava per ciò che era realmente, senza la richiesta di essere perfetta. Anche tu, quante volte ti sei ritrovato intrappolato in schemi che sembravano sfuggire al tuo controllo? Potrebbe trattarsi di quel lavoro che finisce sempre in frustrazione, di un'amicizia che sembra svanire senza motivo, o di quel senso di intrappolamento mentale che ti impedisce di avanzare. Questi cicli non sono casuali, sono indizi che qualcosa dentro di te sta chiedendo attenzione. Jung definiva questo il processo di individuazione, un cammino per integrare tutti gli aspetti della nostra personalità, sia positivi che negativi, per realizzare la nostra vera essenza. È sorprendente considerare un dato dello studio dell'Università di Harvard, che ha evidenziato come l'80% delle persone ripeta inconsciamente modelli familiari nelle proprie relazioni sentimentali e amicali senza rendersene conto. Questo non significa che sono condannate a fallire, ma che si trovano in una specie di pilota automatico emotivo. Infatti, diventando consapevoli di questi pattern, le persone hanno la capacità di trasformare la loro vita migliorando non solo le relazioni, ma anche la salute mentale e l'autostima. E ora, una riflessione insieme. Lo schema in cui ti trovi ora non potrebbe essere il prossimo da interrompere? Quando è stata l'ultima volta che ti sei interrogato se le scelte che stai facendo sono veramente tue o se sono solo il riflesso di influenze esterne, come l'educazione ricevuta o esperienze dolorose del passato? Ti invito a lasciare un commento qui sotto condividendo la tua esperienza. Potresti scoprire che molti altri si trovano negli stessi conflitti, poiché, nel profondo, siamo tutti connessi da queste narrazioni invisibili. Quando Jung esplorò gli archetipi universali, non lo fece solo per mero interesse accademico. Riteneva che questi modelli nella nostra psiche funzionassero come chiavi per decifrare i pattern della nostra esistenza. Uno degli archetipi più influenti è quello dell'eroe, colui che affronta sfide e, una volta superate, ritorna trasformato. Ma ecco cosa spesso trascuriamo. Prima di poter emergere come eroi, dobbiamo riconoscere gli ostacoli che ci opprimono. Molte persone passano la vita a ignorare gli ostacoli, fingendo che non esistano o convincendosi che le cose si risolveranno da sole, senza bisogno di intervenire per cambiare. Per concludere, ti racconto la storia di trasformazione di Riccardo, un 55enne di successo nel settore tecnologico, che viveva con un senso di insoddisfazione cronica. Durante un seminario sulla psicologia degli archetipi, una rivelazione lo colpì profondamente. L'inseguimento di obiettivi esterni spesso nasconde la paura di affrontare un vuoto interiore. Questa presa di consapevolezza fu per lui un fulmine a ciel sereno. Comprese che il suo incessante bisogno di successo era un tentativo di riempire un vuoto che nessun riconoscimento materiale avrebbe mai potuto colmare. Ispirato da questa epifania, Riccardo iniziò un cammino di introspezione e cambiamento. Riscoprendo gli hobby della sua giovinezza, come la pittura, si dedicò anche alla meditazione e alla riflessione su se stesso. Dopo tanti anni, permise a se stesso di prendersi una pausa e di respirare. Questo non solo equilibrò le sue emozioni, ma notò che la sua attività economica prosperava anche di più quando cessò di voler controllare ogni singolo aspetto. Questi esempi mostrano cosa accade quando ci prendiamo il tempo per introspezione e per affrontare ciò da cui fuggiamo. Carl Jung affermava che confrontandoci con le nostre parti oscure
possiamo scoprire non solo ciò che ci limita, ma anche ciò che potenzia la nostra forza. Tuttavia, molti temono di avventurarsi in questo percorso interiore credendo di trovare solo dolore. Eppure, la realtà è diversa. Esplorando l'inconscio non emergono solo ferite, ma anche veri e propri tesori nascosti. E tu, hai mai pensato a cosa potresti scoprire se decidessi di esaminare i tuoi pattern interiori? Esiste qualcosa nella tua vita che sembra ripetersi senza una ragione apparente? Se è così, condividilo nei commenti. La tua esperienza potrebbe dar vita a un dialogo profondo che non solo ti aiuterà, ma può illuminare anche altri, portando chiarezza sui meccanismi che plasmano le nostre esistenze. Comprendiamo che il cambiamento non avviene per magia, ma si costruisce facendo piccole scelte consapevoli ogni giorno, ogni volta che identifichiamo uno schema negativo e decidiamo di agire in modo diverso. Stai scrivendo un nuovo capitolo della tua vita. Questo processo può sembrare semplice, ma è qui che risiede la vera potenza della trasformazione. Ricorda che il fatto che tu sia qui ora a leggere queste parole è la prova che qualcosa in te desidera cambiare. Hai raggiunto questo punto perché senti, in qualche modo, che qualcosa in te è pronto a essere svelato. Potrebbe essere quella voce silenziosa che per anni hai ignorato o un senso di inquietudine, come se la vita stesse cercando di mostrarti qualcosa di significativo, ma non riesci ancora a interpretare il segnale. In ogni caso, una cosa è certa: non saresti qui se non fossi alla ricerca di un vero cambiamento. E questo cambiamento non risiede nelle soluzioni che il mondo esterno può offrirti, ma nel modo in cui decidi di affrontare i tuoi pattern, le tue ombre e le tue luci. Carl Jung sosteneva che la guarigione e la trasformazione iniziano quando smettiamo di fuggire da noi stessi. Oggi scoprirai il vero significato di questa affermazione. Nel nostro percorso discuteremo di come gli archetipi universali modellano la nostra esistenza, di come schemi ricorrenti possano intrappolarci e di come l'energia del nostro mese di nascita possa influenzarci, sia positivamente che negativamente. Ma ora è il momento di avanzare. Non basta riconoscere queste influenze. Occorre imparare a integrarle, trasformandole in strumenti per vivere in maniera più cosciente e autentica. Se senti di essere giunto al punto di rottura, quel momento in cui continuare come prima non è più un'opzione, sei nel posto giusto. Il punto di rottura non è una conclusione, ma l'avvio di una nuova fase della vita. La prima cosa da capire è che gli schemi che hanno dominato la tua vita fino a qui non sono i tuoi nemici. Non sono là per punirti o limitarti. Sono piuttosto come insegnanti severi che ripetono la stessa lezione finché non la impari. E quando finalmente comprendi, il ciclo si chiude, non perché il mondo esterno sia mutato, ma perché tu hai cambiato il tuo modo di essere nel profondo. Ad esempio, Mariana non aveva bisogno di un nuovo partner per rompere il ciclo delle sue relazioni fallite. Aveva bisogno di ritrovare se stessa. Riccardo non doveva rinunciare alla sua carriera per trovare serenità, ma semplicemente rivedere la sua concezione di successo. E tu? Cosa ti attendi una volta oltrepassato quel confine che tanto desideri infrangere? Rifletti sugli aspetti della tua vita che generano dolore o frustrazione. Potrebbe trattarsi di quel lavoro che, pur esauriendoti emotivamente, sembri incapace di lasciare. Forse si tratta del fardello delle aspettative familiari che pesano su di te come un debito insaldabile. O forse è la sensazione di solitudine che emerge nel sentirti incompreso, anche quando sei circondato da altre persone. Queste situazioni non sono punizioni, ma piuttosto inviti a introspezione. Ti spingono a domandarti:
Perché mi accade sempre questo? Cosa sto trascurando? La risposta si cela spesso nell'ombra. Jung affermava che l'ombra rappresenta quella parte di noi stessi che respingiamo, credendo che ci renda deboli, inadatti o indesiderabili. Tuttavia, pochi sono consapevoli che l'ombra non è solo un deposito di traumi e paure, ma racchiude anche potenzialità inesplorate. È nell'ombra che si nascondono i talenti non coltivati per paura di fallire. È lì che trovi il coraggio soffocato da anni di autocritica. E proprio lì risiede la tua autenticità, in attesa che tu trovi il coraggio di accettarti per ciò che sei. Per illustrare il potere dell'accettazione, lasciate che vi racconti la storia vera di Laura. A 63 anni ha deciso di smettere di vivere in modo automatico. Per anni è stata una madre affettuosa, una moglie attenta e una lavoratrice esemplare. Ma con i figli ormai grandi e la pensione alle porte, ha percepito un vuoto esistenziale. Si è resa conto che la sua identità era stata sempre definita attraverso i ruoli svolti per gli altri e ora, senza questi, non sapeva più chi fosse. Durante un ritiro di autoconoscenza, ricordando un sogno ricorrente della sua giovinezza, quello di viaggiare per il mondo da sola, ha avuto una rivelazione. In gioventù riteneva impossibile realizzarlo a causa delle responsabilità e delle aspettative limitanti, ma ora ha compreso che quel sogno non riguardava il viaggio di per sé, ma la libertà di essere se stessa senza vincoli. E proprio questo ha fatto. Ha venduto la casa dove aveva vissuto per 30 anni e ha iniziato a viaggiare, riscoprendosi in ogni nuova tappa, vivendo finalmente senza sensi di colpa, paure o rimorsi. La lezione che possiamo trarre dalla storia di Laura è che non è mai troppo tardi per riconnettersi con la propria essenza. Spesso aspettiamo un momento perfetto, un segnale che ci indichi il tempo giusto per cambiare. La realtà, però, è che quel momento ideale non arriva mai se non lo creiamo noi. Il cambiamento inizia nel momento in cui decidiamo di agire, anche se non abbiamo tutte le risposte. Agire non significa necessariamente stravolgere la propria vita all'improvviso. I cambiamenti più significativi avvengono gradualmente. Come diceva Carl Jung, conoscere se stessi è come scalare una montagna. Ogni passo può sembrare piccolo, ma guardando indietro ci rendiamo conto di quanto lontano siamo arrivati. Il primo passo, forse, è solo ammettere che ti trovi in una routine stagnante. Potrebbe essere il riconoscere che c'è ancora una parte di te che teme l'ignoto. Oppure potrebbe essere il momento di perdonarti per decisioni passate che ora ti sembrano errate. Per alcuni il primo passo potrebbe consistere nel condividere nelle commenti la propria esperienza. Esprimendo a parole quello che provi, inizi un cammino verso la guarigione. Altri potrebbero optare per un momento di introspezione, scrivendo su un diario o riflettendo sugli schemi discussi in questo video. L'essenziale è ascoltare quel richiamo interiore, perché, come affermava Carl Jung, ciò che decidi di affrontare plasmerà il tuo destino. La trasformazione avviene quando cessiamo di opporci e iniziamo ad accettare. Accettare non significa arrendersi al dolore o alle sfide, ma semplicemente riconoscerle come parti del tuo percorso di vita. Non è necessario essere perfetti per trasformare la propria esistenza. Devi solamente essere pronto a muovere il prossimo passo, per quanto piccolo, poiché è nei piccoli passaggi che avvengono i grandi cambiamenti. Ora, immagina una cosa. Tra un anno, guardandoti indietro, ti accorgerai che questo momento ha segnato una svolta, il punto in cui hai preso in mano le redini della tua vita, rifiutando di lasciare che vecchi schemi inconsapevoli guidassero le tue scelte. Ora
ti trovi al punto in cui le conoscenze assorbite diventano azione. Riflettere è cruciale, ma è l'agire che trasforma la vita. Carl Jung ci insegnava che la vera trasformazione inizia quando la comprensione cessa di essere soltanto teorica per diventare esperienza vissuta. Oggi voglio mostrarti come applicare quanto appreso per iniziare a costruire un'esistenza più autentica. Non importa quanto ti senti distante dai tuoi sogni, quante volte hai fallito o ti sei sentito inadeguato. Questo è il momento di lasciare il passato alle spalle e muovere un passo consapevole verso un futuro diverso. Per questo motivo ho preparato un piano strategico suddiviso in 4 passaggi fondamentali che potrai personalizzare secondo la tua realtà. Ogni step è stato ideato per essere allo stesso tempo pratico e profondo, perché so che voi non cercate soluzioni di superficie, ma qualcosa che risuoni profondamente con il vostro io interiore e apporti un cambiamento duraturo. Quindi, prima di procedere, respira profondamente, calma la tua mente. Ricorda, non c'è fretta. Il processo di trasformazione è un viaggio, non una corsa. Riconoscere il primo passo significa essere consapevoli dei propri schemi. Quante volte hai ripetuto le stesse situazioni nella tua vita senza accorgertene fino a che non era troppo tardi? Forse è quel lavoro che sembrava promettente, ma si è rivelato fonte di frustrazione, o quella relazione in cui ti sei dato completamente senza ricevere altrettanto in cambio. Questi schemi non emergono dal nulla, ma affondano le radici nell'inconscio. Così, il primo passo è individuarli. Prendi un taccuino o apri un'app di note sul tuo telefono. Voglio che tu scriva le situazioni ricorrenti che emergono nella tua vita. Considera i pattern nei rapporti, nella carriera, nelle amicizie, nelle finanze o persino nel modo in cui gestisci le tue emozioni. Non giudicarti mentre scrivi. Limitati a osservare. Chiediti: quali sentimenti ho provato in quelle situazioni? Quali credenze sono venute alla luce in quei momenti? Non sono abbastanza bravo. Finisco sempre da solo. Nessuno mi valuta e simili. Questo esercizio, benché sembri semplice, rappresenta uno degli strumenti più potenti a tua disposizione. Moltissime persone trascorrono la propria esistenza senza mai realizzare quali schemi dominano le loro scelte, ma tu sei qui, pronto a confrontarti con la realtà. E questo è già un grande passo. Riconoscere ed accogliere i propri lati luminosi e quelli oscuri senza cadere nel giudizio è una vittoria non da poco. Carl Jung affermava che quello a cui resistiamo tende a persistere. Ciò implica che più tentiamo di negare o reprimere le nostre ombre, tanto più esse guadagneranno controllo sulla nostra vita. Pertanto, il secondo passo fondamentale è l'accettazione, che non va confusa con il conformismo. Accettare vuol dire osservare i propri fallimenti, le proprie paure e i propri dolori senza punirsi. Ti invito a scegliere una delle situazioni che hai descritto prima, quella che ti causa maggiore dolore o disagio. Ora, interroga questa situazione. Che lezione sta cercando di insegnarti? Quale parte di te stai trascurando? E cosa succederebbe se accettassi questa parte di te senza cercare subito di modificarla? Ad esempio, se ti ritrovi spesso a cercare l'approvazione altrui, invece di criticarti, chiediti da dove nasce questa necessità. Potrebbe darsi che da bambino avevi imparato a essere sempre bravo per essere amato. Riconoscere ciò è il primo passo per liberarti. Ricorda, accettare non è un segno di debolezza, ma un gesto di coraggio immenso che richiede un'onesta introspezione. Il terzo passo è la trasformazione, sostituire i vecchi standard limitanti con nuove opzioni.
Una volta identificati e accettati i tuoi schemi, è il momento di cambiarli. Ciò comporta il rimpiazzare le reazioni automatiche con scelte consapevoli. Considera i momenti in cui tendi a reagire impulsivamente. Può essere in risposta a una critica, quando senti di non essere valorizzato o di fronte a una sfida lavorativa. Invece di lasciarti andare alla reazione istintiva, fermati un momento. Jung sosteneva che tra lo stimolo e la risposta esiste un intervallo e in quello spazio risiede la nostra capacità di scelta. Proprio in quel frangente puoi trasformare la tua vita. Ecco un esercizio pratico. Quando ti trovi di fronte a un ostacolo, respira profondamente per 10 secondi. Rifletti su come avresti reagito di solito e chiediti come potresti agire diversamente ora. Scegli una reazione leggermente differente, come rispondere apertamente invece di rimanere in silenzio di fronte a una critica. Anche piccole modifiche possono innescare grandi trasformazioni nel tempo. Non preoccuparti se all'inizio non va come sperato. L'importante è perseverare. Il quarto e ultimo passo consiste nell'integrare quanto imparato nella tua routine quotidiana. La vera trasformazione non avviene in un istante, ma si costruisce giorno dopo giorno. Ogni mattina, prima di iniziare la giornata, immagina di trovarsi in una situazione che vorresti gestire diversamente. Visualizza te stesso rispondere con calma e determinazione. Durante la giornata, prenditi una pausa ogni volta che senti il bisogno di reagire automaticamente. Alla sera, scrivi cosa è andato bene e cosa potresti migliorare. Usa queste riflessioni per apprendere senza cadere nel giudizio di te stesso. Con il tempo, noterai che le situazioni un tempo incontrollabili iniziano a trasformarsi. Ti sentirai più forte, più consapevole e soprattutto più in armonia con te stesso. Non affrontare questo percorso da solo. La ricerca della consapevolezza di sé può sembrare una strada solitaria, ma non è necessario percorrerla in isolamento. Nei commenti di questo video troverai altre persone che, proprio come te, sono alla ricerca di risposte. Condividi i tuoi dubbi, le tue scoperte o le tue vittorie, anonimamente se preferisci. Ricorda sempre che l'essenza è nel partecipare. Se questo video ti è stato utile in qualche modo, ti invito a lasciare un mi piace e a iscriverti al nostro canale. Così facendo, continuerai a ricevere materiali che ti supporteranno nel tuo percorso di crescita. La tua interazione con un mi piace o un commento su YouTube aiuta la piattaforma a comprendere l'importanza del nostro contenuto, facendolo arrivare a un numero maggiore di persone che potrebbero beneficiarne allo stesso modo.